Mi è finalmente arrivato il manuale di Trench Crusade che avevo ordinato con il Kickstarter. Lo aspettavo con impazienza, quindi ora che ce l'ho tra le mani, ho pensato di iniziare l'anno con questa breve video recensione. Inoltre, visto che negli ultimi mesi ci sono state parecchie novità sul gioco, voglio approfittare dell'occasione per fare un po' il punto della situazione e dirvi la mia, sperando di riuscire a chiarire la maggior parte dei dubbi che ho sentito in merito. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like, un commento e dell'hype se siete da cellulare. Inoltre, se volete farvi un'idea più chiara di Trench Crusade, vi rimando alla playlist sull'argomento, dove troverete sia video che presentano l'ambientazione che approfondimenti delle singole fazioni giocabili. Detto questo, iniziamo con le novità. La prima e più importante è che il 4 novembre 2025 Trench Crusade ha ufficialmente chiuso la fase di playtest ed è uscita la versione definitiva del regolamento. È completamente gratuito e se volete leggervelo lo trovate in formato PDF sul sito del gioco, in inglese, suddiviso in due file: il Digital Rulebook, che contiene tutte le regole generiche e un pezzettino di ambientazione, e il Warbands of Trench Crusade, che invece racchiude tutte le regole specifiche per la creazione delle bande da guerra e quelle dei mercenari. Sono documenti molto ben fatti, interattivi, in cui basta cliccare sull'indice o sul menu laterale per andare subito all'argomento che ci interessa. Credo che gli amici di Uninerd stiano lavorando a una localizzazione in italiano, come avevano fatto con le regole di playtest, ma non ci sono ancora stati annunci ufficiali in merito, quindi per ora non mi sbilancio. Passando oltre, l'altra grossa novità, annunciata sempre a inizio novembre 2025, è che nei prossimi anni l'intera gamma di miniature per il gioco verrà rifatta in plastica e ampliata con tutte le varianti delle bande. Già a ottobre, in occasione di Spiel, era stato messo in preordine il primissimo kit di modelli in plastica, quello delle truppe d'assalto prussiane. Questo qui è arrivato a inizio dicembre ed è prodotto in collaborazione con Akron Studio, che già conoscevo per il gioco di miniature di He-Man. Adesso non entrerò troppo nel dettaglio, ma sono previsti 4 tipi di scatole: quelle delle singole bande, che sono praticamente degli starter set. Ne prendi una e hai dentro esattamente i modelli che ti servono per iniziare a giocare. Quelle delle truppe, con dentro ulteriori unità base ed equipaggiamenti da usare per allargare la propria banda. Poi le scatole di Elite ed Eroi, con dentro i pezzi più particolari, mostri, eccetera. Se devo fare una previsione, mi aspetto che venga detto di più tra un paio di mesi, a marzo in occasione dell'Adepticon 2026 e anche a maggio in occasione del Play di Bologna. Se però l'argomento vi interessa, fatemelo sapere nei commenti, così eventualmente posso farci un video specifico, magari accompagnato da un unboxing o cose così. Comunque l'idea di fondo è che le miniature di Trench Crusade verranno distribuite anche nei negozi, attraverso canali più tradizionali, e stando a quanto dichiarano gli autori, questo è il modo più efficiente per coprire una richiesta di prodotti già enorme e sempre in crescita, grazie al successo che sta avendo il gioco. Ma in tutto questo, gli STL per stamparsi 3D le miniature in resina, quelli sono e resteranno sempre disponibili, come era stato promesso, anche se le future uscite principali saranno tutte in plastica, come vi dicevo poco fa. Factory Fortress, i produttori del gioco, sono stati molto chiari su questo punto, il che ci porta agli aggiornamenti sul Kickstarter, che purtroppo ha avuto un po' di problemi, soprattutto sul fronte delle miniature fisiche. Nulla di grave, si tratta per lo più di ritardi dovuti al fatto che la richiesta di miniature è stata molto superiore al previsto e l'azienda incaricata della stampa ha avuto alcune difficoltà a starci dietro, complici anche alcune sfortune, come per esempio stampanti che si sono guastate per averci lavorato un po' troppo a lungo, e il risultato è che le miniature sono state spedite con qualche mese di ritardo e talvolta anche con dei difetti o imballate non proprio bene. In generale, seguendo un po' la comunità online, ho visto opinioni molto altalenanti e diverse tra loro. Qualcuno era soddisfatto di quanto ricevuto, altri invece piuttosto incazzati a seconda dei casi. Nel dubbio vi riporto la mia esperienza personale. Io avevo ordinato assieme al mio gruppo il Pledge The Beast, quello con tutte le miniature fisiche del gioco, che è stato uno degli ultimi a essere stampato e spedito. Il pacco mi è arrivato a inizio novembre, un anno dopo la fine del Kickstarter. Mancava qualche miniatura, per esempio i miei schiavi del Graal, mentre altre erano presenti in duplice copia. Ma quando abbiamo scritto all'assistenza per segnalare i problemi, hanno risposto subito scusandosi, dicendo che ci avrebbero spedito i modelli mancanti e i rimpiazzi per quelli arrivati rotti il prima possibile. Inoltre, in mezzo al casino, mi sento anche di dire che Factory Fortress è stata molto trasparente nel rendere i sostenitori del Kickstarter partecipi dei problemi e dei ritardi, con newsletter regolari, spiegando bene cosa stava succedendo e come si stavano muovendo per risolverli. Non si sono nascosti e si sono presi le loro responsabilità. Una deontologia che ho molto apprezzato. Per questo, anche se posso capire che alcuni non siano d'accordo, non li biasimo quando dicono di essersi resi conto che la stampa 3D non è la via più giusta per distribuire Trench Crusade. Credo che abbiano fatto del loro meglio, confrontandosi con una mole di lavoro e un successo che genuinamente non si aspettavano di ottenere. A parte questo, io sono contentissima delle miniature che ho ricevuto. Se mi seguite anche su Instagram, avrete visto dalle storie che nelle ultime settimane ho iniziato a dipingerle e le ho anche usate nella tradizionale partita natalizia del mio gruppo, il Golden Meta Jesus, che tra l'altro ho vinto. Ma non perdiamoci in chiacchiere, direi che è il momento di passare al manuale. Pagine di puro grimdark avvolto da una splendida copertina rigida. Lo aspettavo tantissimo, soprattutto perché volevo leggere la parte di ambientazione e devo dire che sono davvero soddisfatta.
fatta. Già quando lo apri ti ritrovi di fronte alla mappa del mondo, sempre bellissima, che ti mette subito nel mood giusto. Ma il bello arriva poco dopo, quando superata qualche pagina introduttiva con l'indice e tutto, si arriva alla sezione World in Flames, e cioè mondo in fiamme, cioè quella della lore, che inizia con la cronologia degli eventi e poi prosegue sotto forma di informazioni sparse, che messe insieme formano il quadro del mondo di Trench Crusade. Innanzitutto ci sono i luoghi, presentati con una qualche informazione essenziale. Per esempio qui vedete che c'è lo Stato libero di Prussia, con indicata la capitale, il tipo di governo, chi è il capo di Stato, le lingue parlate, quanta è la popolazione e come è composto l'esercito, e poi una breve descrizione. Oppure qui ci sono gli stati papali, dove scopriamo che il papa nel mondo di Trench Crusade è ancora Pio X, come era nel nostro 1914. Qua e là ci sono poi anche alcuni inserti fatti come se fossero le prime pagine di giornali d'epoca, con tanto di pubblicità e messaggi di propaganda. Un dettaglio stupendo che ho semplicemente adorato. Andando avanti poi si arriva alla presentazione delle fazioni giocabili, cominciando dal Principato di Nuova Antiochia. Ma poi ci sono tutte, incluse le sottofazioni. Alcuni dei trafiletti sono gli stessi disponibili sul sito, alla sezione lore, ma molti sono ancora inediti, ma soprattutto sono tutti accompagnati da illustrazioni bellissime, anche loro alcune già viste e altre inedite, firmate da artisti leggendari. Questa per esempio è di John Blanche, si capisce subito, lo stile è inconfondibile. Una tra le mie preferite è poi quest'altra di Mike Francina, che io chiamo la Suora Infernale, ma sono tutte bellissime. Guardate questa di Vanin Mathis, che ritrae un carro armato fatto con lo stile dell'arte medievale, stupenda. Andando avanti si arriva a una galleria delle miniature, prima quelle standard, poi quelle con l'extra topping di Grimdark. Lo riconoscete questo marciume coperto di peli? È opera di Alessandro Bonavero, che se vi ricordate ho avuto come ospite al Devland Madcast. Infine, a chiudere la parte di background, c'è Blood and Iron, Sangue e Ferro, un racconto breve firmato da Graham McNeil, un nome che se seguite i romanzi Black Library di Games Workshop sicuramente conoscete bene. Tra l'altro si vocifera che lui e Gav Thorpe, altro prolifico autore Black Library, siano al lavoro su dei romanzi di Trench Crusade. Tornando al manuale, dopo si passa alla parte di regolamento, che nei contenuti è uguale al PDF da scaricare sul sito, ma impaginata in maniera ancora più figa e ovviamente arricchita con nuove illustrazioni fighissime di unità ed equipaggiamenti, alcune delle quali non avevo mai visto e che mi hanno incuriosita molto. Per esempio, cos'è questa unità di fanteria super pesante di Nuova Antiochia? È troppo bella, spero che esca un modellino prima o poi. Bellissimo anche il nuovo medico da combattimento, che è qui subito accanto. Insomma, è un bellissimo prodotto fatto con materiali di grande qualità. Le stampe delle illustrazioni si vedono molto bene in tutti i loro dettagli ed è valsa la pena aspettare qualche mese in più per averlo fatto tutto per bene, perché ne è uscito un gran bell'oggetto da collezione. Tra l'altro questa è l'edizione con la copertina rigida, che è un'esclusiva del Kickstarter e non si potrà più acquistare in altro modo. Però è in arrivo una versione con la copertina morbida che immagino si potrà presto acquistare direttamente dal sito e dai negozi. Vi terrò aggiornati. E questo direi che è tutto. Io come sempre spero che il video vi sia piaciuto e vi ringrazio per essere arrivati fino qui. Se volete provare Trench Crusade vi metto il link alle regole in PDF, che tra l'altro nel frattempo sono anche state aggiornate alla versione 1.01 in descrizione, così potete darci un'occhiata. Nel frattempo vi ricordo che se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Se siete ancora più curiosi venitemi a cercare su Facebook, Instagram, TikTok o sul mio blog milanorespace.it. Come sempre trovate tutti i link in descrizione. Se poi vi piace quello che faccio e volete darmi un supporto in più, potete abbonarvi al canale, proprio qui, su YouTube. E a tal proposito ringrazio di cuore tutti i combattenti di trincea che l'hanno già fatto.